Ciao amico, benvenuto sul mio canale. Mi chiamo Nero e ti spiego l'Islam come te lo spiegherebbe un cane nero. Oggi proseguiamo col racconto della vita di Aisha, la ragazzina andata in sposa a Muhammad quando aveva solo 6 anni. Se ti sei perso la prima puntata, ti lascio il link qui sotto in descrizione. Se invece mi stai ascoltando su Spotify, ti basterà cliccare sul nome del podcast e alla voce Episodi selezionare l'episodio intitolato Aisha, la sposa bambina di Maometto, la storia svelata. L'episodio di oggi si concentrerà soprattutto ad analizzare alcuni aneddoti della vita di Aisha con il profeta che hanno un po' il sapore di una soap opera. Si parlerà infatti di gelosie, presunti tradimenti, malilingue e più chi ne ha più ne metta. Dato che si tratta di avvenimenti che per l'appunto sembrano usciti da una rivista rosa, questo racconto avrà un taglio più da chiacchiericcio e ironico. Se la cosa ti dovesse disturbare e offendere, ti invito a sospendere la visione. Sulla scia di questo trigger warning doveroso, ti ricordo come al solito che il mio canale si limita a commentare quello che viene riportato nelle scritture, ma che non vuole promuovere odio o discriminazione nei confronti delle persone di fede musulmana. Ma veniamo a noi. Sigla. Eccoci. Lo so, la storia è troppo densa di dramma e non si è potuto resistere alla tentazione. Comunque, nell'episodio precedente abbiamo visto come Aisha, figlia del migliore amico del profeta, viene data in sposa a Muhammad quando aveva solo 6 anni e che consumerà il matrimonio quando di anni Aisha ne ha 9. Da quel momento in poi Aisha diventerà una delle spose preferite di Muhammad, tanto che Sauda, la donna che è andata in sposa nello stesso periodo di Aisha, che anche negli hadith viene descritta come una donna dalla corporatura robusta e dai movimenti un po' lenti, temendo di venire ripudiata, arriverà a proporre al profeta di rinunciare alla sua notte con Muhammad per cederla ad Aisha. Il profeta decide di accettare la proposta e di tenere la donna per sé. Sauda ci aveva visto giusto. Il profeta amava le donne giovani e fresche e probabilmente questo è sembrato un compromesso accettabile per entrambi. Peccato che da tutto questo si tragga solo la triste riflessione di essere meritevoli di amore solo se si risponde a determinati standard estetici, persino nella casa di cotanto uomo. Ma cosa si intende quando parliamo della sua notte? Il profeta aveva infatti stabilito una sorta di turnazione tra le sue mogli in modo da poter trascorrere le notti con tutte loro senza fare distinzioni. Questo impegno, preso in nome del trattamento equo prescritto anche nella sura quarta del Corano, in realtà gli pesava e come, perché no, mi sa che se manco lui, l'uomo migliore che abbia mai vissuto, riusciva ad essere equo con le proprie donne, forse un comune uomo potrà esserlo ancor meno. E Sauda quindi, accorgendosi forse con quanta insofferenza Mohammed tenesse fede a questa promessa, temendo di essere divorziata, gioca d'anticipo cedendo il proprio tempo ad Aisha. Le donne del profeta, come vedremo in questo episodio, erano abituate a sentirsi quel tantino tenute sulla corda da parte del profeta, e anche la stessa Aisha svilupperà una forma di attaccamento a Muhammad che idolatrerà per tutta la durata del loro matrimonio, durato in totale 12 anni. Muhammad infatti morirà quando lei ne avrà 18, ma anche lei, pur essendo una delle favorite, dovrà fare i conti con la gelosia e vi racconterò ora un aneddoto particolare a riguardo. Era consuetudine per le spose di Muhammad accompagnare il marito nelle spedizioni militari. Durante la spedizione contro la tribù dei Banu al-Bustalik, Muhammad riceve nella tenda di Aisha una delle donne fatte prigioniere a seguito della spedizione, cioè la bella Juwayriya. Figlia di Al-Harith, il capo della tribù conquistata, la giovane si reca da Muhammad per chiedere consiglio in merito alla trattativa che la donna aveva in corso con uno degli uomini di Muhammad che era da poco diventato suo proprietario, con cui trattava un riscatto per liberarsi dalla sua stessa schiavitù. Juwayriya riceve però una controproposta del profeta che le offre di sposarlo senza pagare nulla come riscatto per la sua liberazione e la donna accetta di sposare il profeta in cambio della salvaguardia della sua gente. Come Safia, un'altra donna appartenente ad una tribù che Muhammad ha conquistato andata in sposa al profeta, anche Juwayriya era particolarmente avvenente. Aisha, in un hadith autentico, ci racconta come Juwayriya si rechi alla tenda del profeta per perorare la propria causa e ce la descrive come, cito testualmente, una donna bellissima che ha affascinato ogni uomo che l'abbia vista. Aisha, quando la vede arrivare, viene assalita dalla gelosia. Vi riporto le sue stesse parole provenienti da Ibn Ishaq.
È venuta dall'apostolo per cercare aiuto nella questione. Appena l'ho vista, sulla soglia della mia camera, ha cominciato a non piacermi, perché sapevo che lui l'avrebbe vista come la vedevo io. Insomma, la giovanissima Aisha si è già resa conto che il marito ha un debole per le belle donne e guarda caso Juwayriya, pur essendo già stata assegnata ad altri, viene liberata dal profeta allo stesso modo in cui è stata liberata Safia, ossia sposandola. Ti invito a recuperare la puntata dedicata a Safia se te la fossi persa. Celebrato anche questo matrimonio, che non deve essere piaciuto particolarmente ad Aisha, Mohammed e i suoi fanno ritorno a Medina e a questo punto succede un bel guaio, che sancirà l'inizio di un vero dramma in salsa soap opera. Spoiler, non sarà l'ultimo. Mohammed, che potrebbe essere stato distratto dalla sua nuova conquista, militare e amorosa, riparte dopo una sosta nel deserto senza accorgersi di essersi lasciato indietro Aisha, abbandonata nel mezzo del deserto come una di quelle mogli che ogni tanto vengono dimenticate dai mariti in autogrill. Già, avete capito bene. Durante una sosta Aisha si allontana per andare a fare la pipì e lì si accorge di aver smarrito una collana di pietre nere, si attarda per cercarla e quando ritorna all'accampamento non trova più nessuno. Se ne sono andati tutti, dimenticandosi di lei. Ma lasciatemi raccontare questo episodio nel dettaglio perché da questa disavventura, come vi dicevo, nascerà uno scandalo degno delle copertine di Chi. Innanzitutto vi chiederete, come hanno fatto Mohammed e il suo seguito a non accorgersi che Aisha non era in groppa al suo cammello quando sono ripartiti? Aisha stessa ci fornisce una spiegazione del perché. Era da poco scesa la rivelazione di Allah che imponeva alle spose di velarsi, e a quanto pare, mentre viaggiavano sul loro cammello, le donne erano nascoste dietro a delle, chiamiamole portantine, con veri e propri separé che le celavano alla vista. Aisha aggiunge che dato che le donne non mangiavano a sufficienza, erano molto leggere, sicché nessuno ha avuto modo di sospettare che dentro la portantina montata sul cammello non ci fosse nessuno. Questa poveretta, quindi, e la chiamo così perché vedremo che oltre al danno si beccherà pure la beffa di venire calunniata, si ritrova da sola nel bel mezzo del nulla, senza nessuno a cui chiedere aiuto. Ritorna quindi nel punto esatto in cui era accampata prima, avendo fiducia del fatto che qualcuno l'avrebbe recuperata, e si assopisce lì. Mentre dorme, sopraggiunge in suo aiuto un giovane chiamato Safwan, che faceva parte della retroguardia dell'esercito del profeta. E in questo passaggio il hadith che narra in prima persona la vicenda assume toni quasi impanicati, come se Aisha volesse sottolineare con una certa urgenza di non aver compiuto nulla di male. Leggiamolo insieme. È venuto da me e mi ha riconosciuta vedendomi, perché mi vedeva da prima di velarmi. Mi sono coperta il viso con la mia veste e per Allah non mi ha detto una sola parola finché non ha fatto inginocchiare la sua cammella, dopodiché gli ha calpestato le zampe anteriori e io l'ho montata. Poi Safwan partì, guidando la cammella che mi trasportava, finché incontrammo l'esercito mentre riposavano durante il caldo mezzogiorno. Quindi Aisha ci tiene a sottolineare come si sia immediatamente coperta nel vedere Safwan arrivare e gli abbia rivolto solo poche parole e che lui dal canto suo si sia limitato a riportarla dei suoi. Il danno però a questo punto è fatto. Aisha è stata vista tornare accompagnata ad un altro uomo e la gente ormai chiacchiera, diffondendo la notizia di un presunto tradimento di Aisha. Ci sarebbero addirittura 3 testimoni guidati dal capo di una tribù di Medina, tale Abdullah bin Ubay bin Salul. La ragazza nel frattempo si ammala e non sa nulla delle dicerie che sono divampate sul suo conto, anche perché sta passando il periodo della malattia a casa dei genitori, che non la mettono al corrente della situazione, evidentemente per proteggerla. Mohammed inizialmente evita Aisha perché è per primo divorato dal sospetto di essere stato tradito e si limita a passare a trovarla e a chiedere laconicamente come stia, per poi andarsene subito. Lasciando che lei, peraltro, che non capisce il motivo di tale freddezza, si crogioli nel dubbio e nell'incertezza. Giorni dopo, uscendo di casa alla sera per rispondere al richiamo della natura, ovvero un modo elegante per dire che Aisha e un'amica escono insieme per andare in un campo a fare i loro bisogni, o ce lo raccontano sempre peraltro, questo nelle soap opera non si vede mai, ma i cessi di Medina se ne vedono di ogni e mi fermo qui per non spoilerare altri drama. L'amica quindi mette al corrente Aisha circa le voci di tradimento che circolano su di lei e la ragazza, in preda alla disperazione, comincia a piangere e piange incessantemente fino al mattino. Nel frattempo, dato che pare il profeta ancora non riceva alcun segnale divino circa l'innocenza di Aisha, forse perché il segnale divino arriva solo quando il profeta dà accertare i fatti, decide di consultare 2 dei suoi uomini, considerandosi divorziare da Aisha.
I due, con un'attitudine diciamolo un po' da yes man, lo rassicurano. Il primo dicendogli che ha sempre sentito dire bene della ragazza, mentre l'altro gli dice: "Oh, apostolo di Allah, Allah non ti impone restrizioni e ci sono molte donne oltre a lei. Se però lo chiedi alla sua schiava, ti dirà la verità." In effetti l'uomo gli ricorda che a lui, il messaggero di Dio, sono concesse più donne che ad un uomo comune. Muhammad ascolta il consiglio dell'uomo e decide di interrogare Baira, la schiava di lei, che fra l'altro, oltre ad esprimersi in favore di Aisha, ci ricorda, e nel caso fosse necessario rimarcarlo, quanto Aisha non sia altro che una ragazzina che fa cose da ragazzina, e infatti dice: "Non ho mai visto nulla riguardo ad Aisha per cui la biasimerei, tranne che è una ragazza di età immatura che a volte dorme e lascia l'impasto del pane senza protezione, così che le capre domestiche vengano a mangiarlo." Solo a questo punto Muhammad sembra avere le idee un po' più chiare. Poco prima stava valutando di divorziare, ma dopo aver interrogato un po' di gente, ora vuole ripulire la sua reputazione e quella della moglie, e rivolgendosi ai suoi uomini chiede esplicitamente di aiutarlo a liberarsi del calunniatore Abdullah bin Ubay. Le cose non vanno proprio come previsto, ne nasce un tafferuglio in cui i suoi uomini iniziano ad accusarsi l'un l'altro fra tribù diverse, fin quasi ad arrivare a scontrarsi fisicamente. Alla fine Mohammed riesce a sventare la rissa, ma rimane a mani vuote con parecchi problemi irrisolti. Non è ancora del tutto certo di non essere un cornuto. In questa storia ci rimette la faccia con la comunità della quale è capo politico, militare e spirituale, e forse conclude che quel tizio che lo fa passare da cornuto è meglio tenerlo vivo, se non altro per questioni di ordine pubblico. Altra cosa da far notare al volo. Da quando si ordina l'uccisione di un musulmano? Per una calunnia, poi, che per quanto sia odiosa... Ma io so io. E voi non siete un Ah già, quando si tratta di affari del profeta tutto cambia, cose già viste nei precedenti episodi, in fondo. Insomma, non avendo cavato un ragno dal buco se non quasi sfiorare una lotta interna, Muhammad si decide, e finalmente, ad andare dalla stessa Aisha per una specie di confronto finale, chiedendole esplicitamente di confessare e di chiedere perdono da Allah. Dopo un mese direi che un confronto fra marito e moglie su una questione che in teoria riguarderebbe solo marito e moglie mi pare che ci stia, no? Quindi dopo un mese finalmente avviene il confronto. Muhammad in pratica chiede ad Aisha di confessare e chiedere perdono ad Allah se ha davvero commesso il fatto. La risposta di Aisha, incapace di portare prove concrete della propria innocenza, tradisce tutta la frustrazione di una ragazzina giovane che ha contro non solo il marito, verso il quale nutre una soggezione dovuta sia dalla differenza d'età che dalla sua posizione, ma anche molti altri. Aisha infatti risponde: "Per Allah, so che avete sentito questa storia così tanto che è stata piantata nelle vostre menti e tu ci hai creduto. Quindi ora, se ti dico che sono innocente e Allah sa che sono innocente, non mi crederai, e se confesso qualcosa e Allah sa che ne sono innocente, mi crederai." Così Aisha si rassegna ad aspettare e avere fede in Allah, certa che il Dio avrebbe fatto avere a Muhammad un segno della sua innocenza. E in effetti il segno arriva sotto forma di una rivelazione proprio in quel momento. Allah, e ci voleva così tanto. Bling blon, arriva il versetto della Sura 24 a chiarire tutto, mentre Muhammad era ancora seduto con Aisha e la famiglia di lei. A quel punto Allah, che pare abbia appurato pure lui che Aisha è innocente, si scaglia contro i calunniatori della moglie del profeta, come riportato nella Sura. Invero, molti di voi sono stati propalatori della calunnia. Non consideratelo un male, al contrario, è stato un bene per voi. A ciascuno di essi spetta il peccato di cui si è caricato, ma colui che se ne è assunto la parte maggiore avrà un castigo immenso. Perché quando ne sentirono parlare i credenti e le credenti non pensarono al bene in loro stessi e non dissero: "Questa è una palese calunnia"? Il problema è che tutto questo è arrivato dopo un mese e dopo che il primo a sospettare che questa non fosse affatto una calunnia è stato proprio il messaggero di Dio. Questa storia, per quanto sia stata raccontata con toni leggeri e abbia un po' il retrogusto appiccicoso del gossip spicciolo, in realtà mette ancora una volta in evidenza l'ipocrisia di Muhammad, considerato un modello di virtù ineguagliabile, sia per quanto riguarda il cosiddetto trattamento equo nei confronti delle mogli, sia per quanto riguarda la sua presunta saggezza. Non vi sembra quantomeno sospetto che la famosa rivelazione di Allah che testimonia l'innocenza di Aisha sia arrivata dopo un mese? Cosa aspettava Allah a farsi vivo prima? Forse Muhammad ha passato quel mese a interrogare a tappeto chiunque potesse sapere qualcosa e ha aspettato di essere certo della non colpevolezza della moglie prima di sbilanciarsi?
Ad Aisha viene fatto letteralmente quello che ad oggi chiameremmo slut shaming per il solo fatto di essere stata salvata da un tizio che l'ha recuperata nel bel mezzo del deserto e che si è limitato a riaccompagnarla a casa, mentre al messaggero di Dio e a tutti i suoi compari maschi, a loro è concesso di accumulare donne rapite durante le loro razzie come se fossero bambole. Inutile sottolineare quanto sia profondamente misogino e ingiusto questo sistema di due pesi e due misure. La gelosia di Aisha, così come l'amarezza di Sauda nel vedersi preferire altre donne, deve essere sopportata e digerita in nome della sopravvivenza. Non era di certo concesso a una donna di divorziare a un donnaiolo e rifarsi una vita, soprattutto alle spose di Muhammad, alle quali verrà proibito di risposarsi anche dopo la morte di lui. E considerato che Aisha ha solo 18 anni quando Muhammad muore, praticamente si vede negata la possibilità di ricostruirsi un futuro affettivo con chiunque, magari finalmente con qualcuno che avrebbe potuto scegliersi da sola. Mentre Muhammad, per tutta la vita avrà il privilegio di potersi scegliere chi vuole, spesso e volentieri selezionando la prigioniera di guerra più bella, come è accaduto con Safia e ora con Juwayriya. Per ora la puntata è conclusa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Ti ricordo che mi puoi seguire anche su Instagram e se l'episodio ti è piaciuto non ti dimenticare di lasciarmi un like o di iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre su Aisha. Ti aspetto. A presto, Nero.